Ciao a tutti, oggi realizzeremo questi orecchini che ho deciso di chiamare orecchini lovers, che vuol dire coloro che amano. In pratica questi orecchini si basano sullo stesso principio che io ho, come dire, attuato per realizzare questo cuore qualche tempo fa qui sul canale, il mio cuore 3D a brick stitch, che sfrutta le due diverse misure di perline per dare l'effetto tridimensionale, l'effetto bombato. Qui abbiamo le 8 e le 11 e anche qui in questi orecchini utilizzeremo le 8 e le 11 per fare i tre pezzi che compongono la parte sottostante e come vedete questo è il retro, infatti appunto è bombato. Questa idea mi era venuta all'epoca già in mente, no? Quando avevo realizzato i cuori, e finalmente l'ho attuata in questo modo. E poi però faremo anche un cuoricino più piccolo che utilizza le 11 e le 15. Lo faremo per 3 volte, anzi per 6 volte per formare la coppia, poi li uniremo insieme e dietro metteremo questo perno. Ecco, la cosa che dovreste cercare è un perno simile a questo, vedete, che abbia un foro grande come questo oppure dei forellini a cui agganciarvi per fissarlo qui dietro, un po' come abbiamo fatto con gli arcade, i miei orecchini arcade, che qualcuno di voi si ricorderà. Anche a quelli naturalmente questi orecchini si ispirano, perché anche quella era l'unione di 3 moduli. Però nel caso in cui proprio non riusciate a trovare un perno simile, potreste fare un cappietto qui sul cuore centrale e poi un gancino anche qui sotto, con lo stesso principio con cui vi farò vedere realizzeremo questo gancino, e mettere poi l'anellino e unire i due moduli insieme. Io invece ho sfruttato il foro del perno stesso, che devo dire per un colpo di fortuna ho trovato tra i miei materiali. Quindi io mi auguro che vi piacciono. Non mi hanno convinto questi orecchini, quasi fino all'ultimo, fino a che non ho realizzato la coppia. Sapete, gli orecchini sono sempre più belli insieme, in coppia, e quindi un po' sono romantici anche solo per questo. Guardiamo l'elenco dei materiali. Per realizzare questi orecchini serviranno due perni un po' particolari, quindi che abbiano un foro al centro oppure comunque dei fori a cui agganciarsi. Poi serviranno due anellini, devono essere abbastanza grandi, quindi del diametro di 8 mm. Poi serviranno le Rokai Miyuki, queste sono le 80 nel colore matte Duracot Galvanized Light Cranberry. Poi serviranno due colori di 11.0. Possibilmente le 11.0 devono essere di un colore simile alle 8.0 perché saranno, diciamo, i cuoricini delle due diverse dimensioni che si andranno poi a comporre, e quindi queste sono le Duracot Galvanized Light Cranberry. Poi serviranno invece due colori simili per quanto riguarda le altre 11.0, in questo caso sono le Duracot Galvanized Light Champagne, e poi le 15.0 che in questo caso sono le Duracot Galvanized Champagne. Qui potete vedere la differenza tra le Light Champagne e le Champagne, che io non riesco mai a distinguere quando sono sparse, insomma, per il mio tappetino, però effettivamente qui si nota la differenza. E poi ci servirà il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm che vi spiego come farlo passare nella cruna del lago numero 11 o numero 12 giù nell'info box, perché va appiattito. E poi servirà un ago numero 11 della Pony, di questi adatti per le perline. Come vi ho accennato, iniziamo a fare il cuore piccolo e quindi utilizzeremo le 11 e le 15. Queste sono due 11 che portiamo alla fine del filo e avvolgiamo il filo sulle nostre dita, ripassiamo solo in queste due, queste abbiamo, tiriamo il filo e poi facciamo due nodi. Ci ritroveremo così. Naturalmente il nodo dovrà andare su quello già fatto e avremo questa situazione. E a questo punto dobbiamo, diciamo, nascondere il capo corto del filo, lo facciamo passare un attimo attraverso una delle perline e poi andiamo di nuovo, andiamo nell'altra, sempre seguendo una certa direzione, vedete, ruotando il lavoro. Ecco, così è sufficiente. Adesso per ora lo tengo un attimo con la mano dall'altra parte, perché del verso opposto dobbiamo inserirci invece col nostro ago, e quindi se il filo sta uscendo da questa parte vuol dire che noi andiamo a inserirci qui in questa perlina
e dobbiamo poi trovarci nel verso opposto a quello appunto da cui viene fuori il capo corto, quindi ci inseriremo così, vedete, questo va verso l'alto, noi andiamo dall'alto verso il basso con il filo, giusto anche qui per fermare un po' il filo, per allontanarci dal nodo, ma soprattutto perché dobbiamo trovarci ad uscire non dal nodo ma dalla perlina, come in questo caso. Ancora lascio il capo corto solo perché è più comodo all'inizio e ci sono meno probabilità che poi venga fuori dalla perlina. Prendiamo la 15, andiamo a inserirci nella 11, stiamo uscendo dal basso, entriamo dall'alto verso il basso nella stessa perlina da cui stiamo uscendo e avremo questa situazione e poi ripassiamo in questo passaggio così, tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Adesso sistemata la 15 all'estremità, proseguiamo invece il lavoro dall'altra parte e quindi andiamo a inserirci nella 11 accanto. Adesso io taglierei il filo, quello in eccesso naturalmente, facendo attenzione comunque. Allora, stiamo uscendo da questa 11, qui abbiamo la 11 e la 15 accanto, ma noi proseguiamo, dobbiamo inserire in tutto 6 11, quindi prendiamo la 11, ci andiamo a inserire nella perlina da cui stiamo uscendo, ma dall'altra parte tiriamo il filo, ci ritroveremo così e ripassiamo questo passaggio, tiriamo il filo, naturalmente dobbiamo inserirci nell'ultima delle perline inserite per poter proseguire il lavoro dopo che abbiamo fatto il ripasso. Prendiamo la 11, qui ci inseriremo, siccome il filo va verso l'alto, noi andremo dal basso verso l'alto, tiriamo il filo, ripassiamo, tiriamo il filo e di nuovo usciamo dall'ultima perlina inserita e ne avremo messe 4. Ci troviamo così, poi prendiamo l'altra 11, ci inseriamo dall'alto verso il basso, ripassiamo, e risaliamo. Poi ancora una 11 dal basso verso l'alto, però dipende da come vi trovate naturalmente, ci inseriamo nella perlina da cui stiamo uscendo ma dall'altro verso e poi ripassiamo e usciamo dall'ultima. Vediamo quante ne abbiamo inserite perché ho perso il conto. In ogni caso abbiamo inserito 6, eccoli qui, 6 11. E adesso dobbiamo mettere l'altra 15. Vi ricordo che queste perline più piccole ai lati servono a dare l'effetto bombato al cuore, quindi questo effetto diciamo un po' 3D. Prendiamo la 15, ci andiamo a inserire nella 11, tiriamo il filo, ripassiamo, tiriamo il filo, usciremo dalla 15 e quindi adesso possiamo iniziare il brick stitch. E come lo facciamo? Per iniziare dobbiamo fare la diminuzione e intanto comunque prendere la 15 e la 11 perché noi la 15 la dobbiamo sempre tenere lungo il bordo. Quindi prendiamo queste due perline per iniziare il giro. Ci andiamo a inserire, cose importantissime per fare la diminuzione, non in questo filo che c'è tra queste due perline, ma ci andiamo a inserire sotto il filo successivo, quindi quello che sta tra la prima e la seconda 11. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così, risaliamo nell'ultima perlina inserita che è la 11 da questa parte che andiamo a fissare, ma per farle stare meglio orizzontalmente entriamo anche nella 15 dall'alto verso il basso e poi entriamo nella 11 dal basso verso l'alto, così si sistemeranno meglio, saranno unite anche sotto, vedete il filo, tiriamo bene e si sistemano più orizzontalmente. Adesso prendiamo l'altra 11, solo una 11,
e andiamo a inserirci sotto il filo successivo. Vedete, questo l'abbiamo utilizzato, andiamo sotto il filo che c'è tra la seconda e la terza 11, tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Per stabilizzare la perlina appena aggiunta ci inseriamo dal basso verso l'alto, così tiriamo il filo, tiriamo bene e si sistemerà meglio. Prendiamo l'altra 11, andiamo sotto il filo successivo, così tiriamo il filo, fermiamo un attimo il lavoro, ci inseriamo dal basso verso l'alto nella perlina appena aggiunta che si andrà a sistemare e lo rifacciamo. Prendiamo infatti l'altra 11, andiamo nello spazio successivo qui e poi risaliamo nella stessa perlina e tiriamo il filo. Dovremo metterne 5 perché facendo la diminuzione dovremo mettere da 6 che ne abbiamo messe nel giro precedente, ne metteremo 5 in questo giro. Quindi prendiamo un'altra 11, andiamo a inserirci nello spazietto successivo che poi è quello ingombro di nodi, ma non importa, ci inseriamo su nella 11 appena inserita, così tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Adesso ci manca la 15, abbiamo inserito 5 11, prendiamo la 15 e ci andiamo a inserire naturalmente sotto questo spazietto che è quello tra la 11 e la 15 qui a sinistra e poi risaliamo su nella 15 per bloccarla, così tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Il meccanismo del brick stitch molti di voi già lo conoscono, però ecco io lo ripeto per maggior chiarezza. Qui c'è stato un piccolo problemino a cui dobbiamo fare attenzione perché il filo è andato sotto e si era girata la perlina sottostante. Facciamo attenzione soprattutto in queste prime fasi. Tolgo comunque questo filo in eccesso che è venuto fuori come vi avevo effettivamente anticipato, così va meglio, poi si nasconderà nel resto del lavoro. Adesso giriamo il lavoro e dobbiamo ricominciare. Naturalmente in questo caso l'inizio sarà sempre uguale perché facciamo la diminuzione e inseriremo in tutto 4 perline 11. Quindi prendiamo una 15 e una 11 intanto perché la 15 deve rimanere sempre lungo il bordo. Andiamo a inserirci nello spazio che c'è tra la prima e la seconda 11, saltando questo spazio naturalmente che viene subito dopo. Quello viene utilizzato in altri casi, cioè nei casi di aumento, invece noi dobbiamo diminuire. Ripassiamo dentro la 11, ripassiamo dentro la 15 dall'alto verso il basso perché le dobbiamo rendere, come dire, più piatte, farle disporre orizzontalmente, quindi infatti vedete sono andata anche nella 11 dal basso verso l'alto per stabilizzare. Poi prendiamo normalmente una perlina alla volta, una 11 alla volta e andiamo nello spazietto sottostante e risaliamo nella 11 appena aggiunta. Poi prendiamo l'altra 11 e andiamo nello spazietto qui sotto il filo successivo e risaliamo nella 11 appena aggiunta, così si stabilizzerà. Prendiamo l'altra 11 e andiamo sotto al filo successivo, questa è la quarta 11, quindi è l'ultima, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, vedete come si stringe. Adesso dobbiamo prendere la 15 perché lungo il bordo dobbiamo sempre mettere la 15, andiamo sotto questo filo, tiriamo il filo, facciamo attenzione a ripassare nella 15 dal basso verso l'alto per fissare anch'essa. Tiriamo il filo, vedete questa volta è andata bene, tutto procede bene. Giriamo il lavoro, dobbiamo fare la diminuzione, prendiamo di nuovo una 15 e una 11 e andiamo sotto questo filo,
tra la prima e la seconda 11, risaliamo su nella 11, tiriamo il filo. Per stabilizzarle rientriamo nella 15 dall'alto verso il basso e nella 11 di nuovo dal basso verso l'alto, anche perché noi di qui dobbiamo continuare il lavoro. Tiriamo il filo e adesso dobbiamo inserire, se avevamo 4 11 ne dobbiamo mettere 3, quindi prendiamo una 11 e andiamo sotto il filo successivo, tiriamo il filo e ripassiamo nella 11, poi prendiamo la 11, andiamo sotto il filo successivo, tiriamo il filo e risaliamo nella 11 dal basso verso l'alto e poi al bordo sempre la 15. Prendiamo una 15 e andiamo a inserirci sotto il filo successivo, tiriamo il filo e risaliamo su nella 15, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, abbiamo 3 11, giriamo il lavoro e ricominciamo, diminuzione 15 e 11, andiamo a inserirci qui nel filo sottostante, nel filo successivo, risaliamo nella 11, scendiamo nella 15, risaliamo di nuovo nella 11 per sistemarle, tiriamo il filo bene e si sistemeranno così. E adesso, siccome nel giro precedente ne avevamo 3, dobbiamo metterne solo 2 di 11, quindi prendiamo l'altra 11 e andiamo sotto il filo successivo, tiriamo il filo e risaliamo su, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, dobbiamo chiudere il giro con la 15 che andiamo a sistemare sotto questo filo e risaliamo su, così. Naturalmente tiriamo bene. Adesso abbiamo 2 11, naturalmente dobbiamo mettere solo una 11, infatti prendiamo una 15 e una 11 per fare la solita diminuzione, andiamo qui nel filo proprio centrale adesso, che è comunque sempre sotto la prima e la seconda 11, sotto, diciamo, tra la prima e la seconda 11, poi risaliamo nella 11 dal basso verso l'alto, andiamo nella 15, risaliamo nella 11 dal basso verso l'alto, e poi avremo l'unica 11 già sul lavoro, dobbiamo prendere la 15 per chiudere il lavoro. Prendiamo la 15, andiamo sotto il filo successivo, tiriamo il filo, risaliamo su nella 15 appena aggiunta che si stabilizzerà e ci ritroveremo così. Adesso naturalmente le 11 sono terminate perché ne avevamo solo una, ma dobbiamo concludere il giro mettendo 2 15 e quindi prendiamo le 2 15, innanzitutto giriamo il lavoro, facciamo attenzione, con le 2 15 andiamo non sotto questo filo ma sotto il successivo, quindi fate attenzione, dopo la 11, tra la 11 e la 15, andiamo a risalire nella 15 che si trova a sinistra, tiro il filo per farvi vedere meglio, ecco, poi riscendiamo in quella di destra dall'alto verso il basso, poi andiamo in quella di sinistra dal basso verso l'alto, vedrete che non si sistemeranno proprio drittissime, ma staranno almeno un po' più orizzontalmente, così. Avete visto la differenza? Adesso però andiamo in quella di destra, ma andiamo anche in tutte queste che abbiamo sulla destra, sul lato destro. Scendiamo giù perché dobbiamo fare la parte superiore del quadro. Tra l'altro adesso vedete vi sembrerà sempre piatto perché dobbiamo fare la parte superiore, quindi giriamo il lavoro, iniziamo sempre qui da destra, prendiamo una 15 e una 11 e ci andiamo a inserire, mi raccomando, non sotto questo filo ma sotto quest'altro, quello che sta tra la prima e la seconda perlina 11, tiriamo il filo, risaliamo su nella 11,
tiriamo il filo, andiamo nella 15 che abbiamo al lato e di nuovo nella 11 per farle stare più dritte. Qui è sempre il punto dove ci sono i nodi, quindi tiriamo bene così li nascondiamo meglio. Poi naturalmente adesso è super ravvicinato, si vedono bene, ma dopo non si vedranno così tanto. Poi dobbiamo fare attenzione perché dobbiamo prendere una 11, andare sotto il filo successivo e fino qui tutto tranquillo, risaliamo su e avremo questa situazione. Però adesso dobbiamo prendere una 15 perché dobbiamo fare lo spazietto che naturalmente darà la forma del cuore a questo lavoro. Prendiamo la 15, andiamo qui sotto il filo che guarda caso è proprio al centro delle 6 perline sottostanti, risaliamo su e avremo formato quindi questa situazione. E adesso prendiamo una 11, andiamo a inserirci sotto il filino successivo, ci inseriamo nella 11 appena aggiunta, tiriamo il filo e poi prendiamo una 15 per chiudere sempre lungo il bordo e ci andiamo a inserire, ecco la 15, ci andiamo a inserire sotto il filo nell'ultimo spazio, tiriamo il filo, risaliamo nella 15, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Adesso il cuore inizia a delinearsi e anche un po' a incurvarsi, ma dobbiamo fare un ultimo giro tutto di 15 e per la precisione saranno 6 15. Giriamo il lavoro, quindi visto che appunto la riga che dobbiamo fare è tutta di 15, prendiamo 2 15, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Ci andiamo a inserire qui sotto questo filo sempre tra la prima e la seconda 11, tiriamo il filo, risaliamo su nella 15 che si trova a sinistra, così, tiriamo il filo, andiamo nella 15 che si trova a destra, tiriamo il filo e risaliamo nella 15 di sinistra. Questo lo facciamo perché dobbiamo farle disporre in maniera più piatta, insomma in maniera orizzontale. Infatti vedete, tirando il filo si distendono, si raddrizzano. Poi prendiamo una 15 e andiamo sotto il filino successivo, risaliamo su, così, tiriamo il filo, altra 15, andiamo qui accanto, tiriamo il filo, risaliamo su, altra 15, andiamo qui sotto il filo successivo, risaliamo su e tiriamo il filo e avremo 5 15, avremo inserito 5 15, prendiamo l'ultima 15, andiamo infatti qui sotto questo filo che abbiamo tra la 11 e la 15 qui a sinistra, tiriamo il filo e risaliamo su nella 15, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, avremo questa situazione ed ecco si delinea il cuoricino. Io in questo caso vi faccio vedere come fare il nodo, perché poi anche successivo possiamo fare il nodo, invece il terzo cuoricino lo faremo con un filo più lungo, per esempio di 1 metro, e in quel caso poi lasciamo il capo libero perché dobbiamo unirli tutti e tre, ma poi lo vediamo insieme. Intanto vediamo come fare il nodo. Ho visto che siamo in questa situazione, siamo in questo punto, andiamo nella 15 accanto, vi ricordo che abbiamo girato il lavoro perché stavamo lavorando sul rovescio, e scendiamo giù, però dobbiamo farlo sempre con perline che diciamo tra di loro siano in linea diagonale. Quindi sono scesa qui, vedete, scendiamo qui, poi scendiamo ancora in questa, anzi andiamo qui perché quella è quella dove siamo passati già tante volte, dove c'era il nodo, non andiamo a gravare ulteriormente su quel punto, e poi per esempio invece scendiamo in quest'altra
e scendiamo ancora giù in questa. Per esempio io scenderei ancora un po' più giù e mi allontanerei dal punto in cui giace l'altro nodo, davvero, se no andiamo sempre a insistere sullo stesso punto. Però nello stesso tempo non facciamo il nodo lungo il bordo di 15, lungo il bordo delle perline 15, perché lì ci dobbiamo ripassare, non dico da entrambi i lati, questo avverrà solo nel caso in cui questo sia quello centrale, ma in ogni caso probabilmente potremmo passare o da una parte o dall'altra e non vogliamo che le perline siano, come dire, intasate già dai nodi e da troppo filo. Per esempio in questo punto, che è una perlina qualsiasi di questo lato ma di misura 11, da 11, passiamo sotto il filo, si forma l'asola e facciamo il nodo. Lo rifacciamo per maggiore sicurezza, ripassiamo sotto al filo e quindi si forma l'asola che io ho già attraversato, tra l'altro per sbaglio, ma era quello che comunque andava fatto, riattraversare, cioè inserirsi nell'asola e poi tirare il filo per fare il secondo nodo. Fatto anche il secondo nodo, beh, non ci resta che attraversare ancora diagonalmente queste perline per poi tagliare il filo, perché insomma tutto sommato l'abbiamo assicurato bene. E quindi così dovrete fare. Adesso tagliamo il filo così, quindi tagliate altri 80 centimetri e rifate il cuore piccolo, poi tagliate 1 metro, rifate il cuore piccolo, naturalmente in tutto ne dovrete fare 6, di cui 4 a cui potrete fare il nodo e 2 invece lasciandovi il capo del filo per fare l'unione per la coppia degli orecchini. Ma intanto per adesso facciamo il primo orecchino, quindi ne fate 2 di questi a cui fate il nodo e tagliate il filo e uno con il filo più lungo che vi lascerete libero, che vi lascerete ancora con l'ago possibilmente, poi ne prendete un altro, per così sarà più semplice unire i 3 modulini, i 3 cuoricini piccoli, unione che faremo insieme. Invece adesso procediamo a fare il cuoricino grande. Ecco, adesso cambiamo completamente le perline da utilizzare, quindi queste sono le Matte Duracoat Galvanized Light Cranberry e sono le 8.0 e quindi ne prendiamo 2 e li avviciniamo al lavoro e poi utilizzeremo le 11 nel color Duracoat Galvanized Light Champagne. Intanto il filo lo tagliamo di 1,20 m, avviciniamo alla fine del filo, ripassiamo dentro queste 8,0, dentro queste perline 8, tiriamo il filo così, facciamo 2 nodi, le facciamo disporre intanto bene le perline così dritte orizzontalmente, facciamo il secondo nodo che dovrà andare naturalmente nello stesso punto del primo, così, stesso discorso che abbiamo fatto prima, quindi con il capo corto ci andiamo a inserire in una delle perline, prima da una parte poi dall'altra. Questo capo del filo una volta tagliato tenderà a venire fuori, ma ripeto alla fine non ha molta importanza perché poi la lavorazione continuerà e andrà a compattarsi. Intanto lo lasciamo un attimo così, il capo corto anche qui da questa parte, perché ci serve come segnale per capire dove dobbiamo inserirci con questo. E infatti con questo andiamo nella direzione opposta, andiamo qui nella perlina accanto e poi ci inseriamo nella perlina che abbiamo da questa parte. Infatti il filo, vedete, il capo corto va nella direzione opposta e poi, giusto per sicurezza, ripassiamo ancora qui e possiamo iniziare il lavoro. Come vi dicevo, ottimizzando un po' le cose, inseriamo già la 11, ci andiamo a inserire nella perlina da cui stiamo uscendo ma dalla parte opposta, tiriamo il filo e ripassiamo e ci ritroveremo così. Il procedimento è quasi uguale a quello precedente, naturalmente cambia la misura delle perline e cambia il fatto che adesso intanto ci andiamo a inserire di nuovo in quest'altra perlina accanto per proseguire da questa parte. Tagliamo questo filo in eccesso che ci dà fastidio, probabilmente ce ne darà ancora, ma poi lo sistemiamo.
prendiamo un'altra 8, ci andiamo a inserire qui, in quella da cui stiamo uscendo ma dall'altra parte, e in tutto ne dovremo mettere 8 di perline 8, scusate il giro di parole, così tiriamo il filo, ci ritroveremo così, ma dobbiamo andare ancora avanti per uscire dall'ultima perlina della serie, perché da qui proseguiamo il lavoro. Ecco che vi dicevo che il filo ci darà fastidio, vabbè, dopo lo tagliamo un pochino. Andiamo avanti, ne abbiamo messe 3, dobbiamo metterne ancora altre 5 e io procederei in maniera veloce, visto che la procedura la conoscete e l'abbiamo già fatta poco fa, e quindi sapete insomma quello che stiamo facendo, fino naturalmente al punto in cui ne avremo inserite 8. Procedo un po' più velocemente. Ecco, ne ho inserite 8 e adesso prendiamo la 11 e ci andiamo a inserire nella 8 e poi ripassiamo anche questo passaggio. Vi sembrerà un po' storto, ma non vi preoccupate perché poi comunque si sistema. L'importante è fare bene il ripasso, eccetera. Risaliamo nella 11, avremo la nostra prima riga che poi corrisponde al punto più largo del cuore, e quindi da qui iniziamo. Come facciamo? Sempre con la stessa tecnica, con lo stesso sistema, con le diminuzioni. Cambiano le misure delle perline e poi il numero delle perline. Quindi prendiamo una 11 e una 8, andiamo a inserirci qui sotto questo filo che sta tra la prima e la seconda 8. Tiriamo il filo, risaliamo nella 8, tiriamo il filo, bene. Per farle sistemare passiamo nella 11 e poi di nuovo nella 8 dal basso verso l'alto. Così andranno a unirsi meglio nella parte sottostante e si sistemeranno più dritte, saranno più dritte. Poi prendiamo una 8 e andiamo nello spazio qui nel filo successivo. Risaliamo nella 8, ci ritroveremo così, poi ancora prendiamo una 8 e andiamo, tiriamo bene il filo, andiamo nello spazio qui sotto il filo successivo, vedrete che ora si sistema, sarà anche più comodo man mano che il lavoro avanza. Andiamo a risalire nella 8, tiriamo il filo. Naturalmente se nel giro precedente ne avevamo 8, adesso ne dobbiamo mettere 7. Intanto prendiamo l'altra e andiamo nello spazio successivo, sotto il filo successivo, tiriamo il filo, facciamo attenzione, risaliamo nella 8, così. Poi ancora prendiamo la 8, andiamo sotto il filo successivo, tiriamo il filo, risaliamo nella 8, tiriamo il filo, prendiamo l'altra 8 che è la sesta, andiamo sotto il filo successivo, risaliamo, ci ritroveremo così. Prendiamo l'ultima 8, andiamo a inserirci in questo spazietto qui che abbiamo sotto il filo successivo, tiriamo il filo e risaliamo su nella 8. Quindi
Adesso avremo 7 perline 8, eccole qui, e dobbiamo inserire la 11 per lasciarla sempre sul bordo. Quindi ci andiamo a inserire qui sotto il filo, proprio questo che sta tra la 8 e la 11 della riga precedente, tiriamo il filo, risaliamo su nella 11 e così contemporaneamente giriamo, facciamo però attenzione e avremo sistemato. Bene, adesso che ci troviamo in questo punto, prendiamo la 11 e la 8 per fare la diminuzione, andiamo qui sotto il filo, il solito, risaliamo su, ormai la tecnica la conoscete, in certi punti procederò più velocemente per non prolungare troppo questo tutorial. Risaliamo qui nella 8, ormai diciamo che è abbastanza chiaro. Guardate, quando si solleva, comunque tirando il filo si vede quello che succede. Ecco qua, si andrà a sistemare. Adesso in questa riga metteremo 6 perline 8. Prendiamo la 8, andiamo sotto il filo successivo e risaliamo. E così via. Inserite le 6 perline 8, mettiamo la 11 per concludere la riga, ci andiamo a inserire sotto al filo, tiriamo il filo, risaliamo nella 11, tiriamo il filo, giriamo il lavoro e passiamo alla riga in cui ci saranno 5 perline 8. Intanto facciamo la diminuzione, prendiamo la 11 e la 8 e andiamo sotto il filo. Poi risaliamo su nella 8, scendiamo nella 11, risaliamo nella 8 per farla stare ben dritta, tiriamo il filo e ci ritroveremo così e poi prendiamo la 8 e andiamo sotto il filo successivo e così via. Arrivato a questo punto, guardiamo con attenzione, dobbiamo inserire le due perline 11, andiamo quindi non qui sotto ma qui nello spazio sotto il filo, quindi accanto, tiriamo il filo, risaliamo in una
delle 11 inserite, scendiamo di nuovo nella 11 di destra, saliamo di nuovo nella 11 di sinistra, così da farle disporre orizzontalmente. Adesso insieme facciamo la parte superiore del cuore, quindi intanto andiamo di nuovo in quella di destra e scendiamo giù nelle perline che abbiamo qui lungo il lato destro. Le attraversate quasi tutte, attraversiamo l'ultima e adesso giriamo il lavoro, ci troviamo sempre con l'inizio qui a destra e per cominciare questo giro, adesso si incurverà sempre di più il cuore, prendiamo una 11 e una 8 e andiamo non sotto questo filo ma sotto questo, tiriamo il filo, risaliamo su nella 8, tiriamo il filo per farle sistemare, andiamo in quella di destra e poi andiamo nella 8 dal basso verso l'alto. Così tiriamo bene il filo, ci ritroveremo così. Adesso dobbiamo prendere un'altra 8 e andare sotto il filo successivo, tiriamo e risaliamo su e tiriamo il filo, prendiamo l'altra 8, andiamo qui sotto il filo successivo, direi che è molto chiaro adesso il discorso. Però dobbiamo adesso fare, come dire, la parte centrale superiore del cuore, quindi dopo 3 perline 8 prendiamo una 11 e andiamo infatti sotto questo filo che si trova proprio al centro delle 8 e quindi dobbiamo fare questa parte per stringere qui al centro. Risaliamo nella 11 e adesso altre 3 perline 8, una per volta, prendiamo la 8 e andiamo sotto il filo successivo, risaliamo su come sempre e continuiamo così. Inserite le 3 perline 8, mettiamo la 11 perché al bordo dobbiamo sempre mettere la 11. Andiamo infatti sotto il filo proprio che sta nell'ultima posizione, risaliamo su nella 11 per sistemare così il nostro cuoricino e vedete inizia a incurvarsi sempre più. Giriamo il lavoro per ricominciare, questo è il davanti e cosa facciamo sempre? Prendiamo la 11 e la 8 e andiamo a inserirci qui, naturalmente non sotto questo primo filo ma sotto questo secondo filo, ci inseriamo perché dobbiamo fare la diminuzione, risaliamo su nella 8, andiamo nella 11, risaliamo su nella 8 e avremo sistemato questa parte. Qui per fare la forma del cuore adesso dobbiamo mettere 2 8, quindi prendiamo l'altra 8 e andiamo a inserirci sotto il filo, cioè una l'abbiamo già messa, quindi sempre una per volta ne dobbiamo inserire. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Qui al centro dobbiamo fare la parte del cuore, quindi la punta superiore del cuore, quindi prendiamo una 11 e andiamo nel filo che segue, vi faccio vedere bene, tiriamo il filo, risaliamo nella 11, ci ritroveremo così e poi ci vuole un'altra 11 e andiamo sotto il filo successivo, risaliamo anche in questa 11, tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Adesso mettiamo 2 8 sempre separatamente, 2 perline 8, quindi prendiamo la 8 e andiamo qui sotto il filo, risaliamo su nella 8, prendiamo l'altra 8, andiamo sotto il filo accanto, risaliamo su, ci ritroveremo così e poi qui prendiamo una 11 perché dobbiamo andare lungo il bordo e infatti andiamo sotto questo filo e risaliamo su nella 11, tiriamo il filo, ci ritroveremo così
e dobbiamo fare solo un'altra riga di 11, quindi giriamo il lavoro. Quindi prendiamo intanto 2 11, andiamo sotto il filo, quello che viene dopo il punto da cui stiamo uscendo naturalmente, risaliamo su nella perlina di sinistra, scendiamo nella perlina di destra, risaliamo su nella perlina di sinistra, giro un po' per comodità, ci ritroveremo così, queste due si sistemeranno in maniera più dritta. Prendiamo la 11, andiamo a inserirci, naturalmente questo spazio l'abbiamo utilizzato qui sotto il filo successivo, risaliamo su e avremo messo 3, come vedete, 11, prendiamo la quarta 11, andiamo proprio sotto il filo questo centrale dove ci sono le due 11 insieme, risaliamo su in questa, sempre in questa perlina, tiriamo il filo, prendiamo l'altra 11, andiamo sotto il filo successivo, risaliamo su nella 11, tiriamo il filo, prendiamo la 11, andiamo sotto il filo successivo, risaliamo su e questa sarà la sesta che avremo inserito, poi prendiamo la 11, andiamo sotto l'ultimo filo che abbiamo tra la 8 e la 11 finali, qui a sinistra, tiriamo bene il filo, risaliamo su in questa perlina appena aggiunta per sistemarla al meglio, tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Giriamo il lavoro e vediamo che appunto il nostro cuoricino è completato. Come vi ricorderete, quello del cuore 3D appunto rimane curvo, la parte più lunga è quella iniziale, quella dove avevamo messo 8 perline 8 e quindi così poi noi siamo pronti per agganciare al resto. Ancora non siamo del tutto pronti, dobbiamo scendere giù in un determinato punto e unirli e adesso lo faremo. Ecco qui, siamo pronti per mettere insieme i cuori, andiamo qui accanto intanto perché dobbiamo scendere in un determinato punto e quindi io andrei da questa parte, poi diagonalmente, andiamo ancora qui diagonalmente e andiamo a trovarci alla punta del cuore. Scendo giù e vado a trovarmi in questa perlina, in questa 11, che non è proprio l'ultima, quella della punta dove ci sono le due insieme che non stanno proprio ben dritte, ma la penultima, perché noi adesso andremo a sistemare il cuore centrale. Vedete questo qui, noi non lo sistemeremo proprio affiancato a questo, ma questo cuoricino di sinistra lo faremo andare un pochino più giù, quindi avremo queste proprio della punta che le lasceremo da parte e invece da questa qui che è la penultima ci attaccheremo però a questo cuore invece dalla punta, che praticamente sono queste due perline qui, proprio quelle che si trovano sopra la 8 singola. Quindi vediamo bene, dalla penultima del cuore al cuore accanto ci agganciamo invece proprio nell'ultima, questa qui. Ne faremo adesso un passaggio a herringbone, quindi attraversiamo tutte e due queste, dalla prima, quindi diciamo dall'ultimissima, nel senso quella della punta, a quella accanto. Giro il lavoro per farvi vedere meglio, tiriamo il filo e dobbiamo effettivamente fare attenzione a questo processo di unione, proprio perché c'è una perlina di differenza, diversamente avremmo confrontato e sarebbero state tutte alla stessa altezza, invece noi no, queste due le lasciamo libere, quindi questa la lasciamo libera che interessa il nostro lato e questa invece la prendiamo nel lavoro che è proprio l'ultimissima, come vi ho detto. Ho attraversato anche l'altra perché l'herringbone funziona così. Noi teniamo sempre adesso fermo il lavoro, così da non considerare queste qui della punta. E però cosa abbiamo accanto dall'altra parte? Abbiamo questa perlina e quindi la attraversiamo dal basso verso l'alto, così. E dobbiamo adesso scendere, ma ovviamente non scendiamo, queste qui, le prime due le abbiamo già accoppiate. Andiamo nella seconda
ma anche entriamo nella terza, poi risaliamo in questa che naturalmente si trova proprio accanto, risaliamo qui su e poi scendiamo giù, e nello scendere prendiamo anche la successiva, attraversiamo anche la successiva da questa parte, tiriamo il filo, abbiamo questa situazione, vedete, sono sempre in coppia, a parte quelle due che abbiamo lasciato fuori. Qui dobbiamo andare accanto, vi faccio vedere bene il filo, in questa che si trova di fronte, tra virgolette, qui sul lato destro, risaliamo su, così, e scendiamo in quella da cui stavamo uscendo. Lascio un po' libero il filo perché così è più chiaro. Scendiamo in quella da cui stavamo uscendo e in quella successiva ancora più giù, così che poi, vedete, stringendo, tirando il filo, vedremo bene che dobbiamo andare in questa che si trova di fronte. Vedete questa? Ecco, lascio il nero dietro così si vede bene il filo. Quindi ci andiamo a inserire in questa che si trova proprio accanto qui sulla destra. Non importa che il lavoro si allarga un po' perché poi noi lo stringiamo. Andiamo in questa da cui partivamo prima a sinistra e in quella ancora sotto. Poi andiamo in quella che si trova proprio a destra di quella da cui stiamo uscendo, così, e poi scendiamo qui a sinistra e in quella sotto, poi andiamo dritti in quella che si trova a destra di quella da cui stiamo uscendo, così, e poi andiamo a sinistra e scendiamo giù in quella ancora sotto. Qui poi andiamo nella perlina che si trova a destra della perlina da cui stiamo uscendo e poi andiamo di nuovo a inserirci in questa di sinistra, così. A questo punto non usciamo in quella ancora successiva perché dobbiamo cambiare posizione. Abbiamo finito di accoppiare questi due cuori, vediamo quante coppie abbiamo fatto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 coppie. Come vedete qui io ho la perlina ma non l'ho attraversata, che corrisponde al punto in cui è il punto più largo del cuore, no? Quello dove ci sono 8 perline e 8. Invece da questa parte questo rimane fuori, no? Questa riga rimane fuori, invece questa è stata accoppiata ed è lo stesso punto, quello dove ci sono le 8 perline 8-0 dall'altra parte. Perché? Perché noi li abbiamo messi in maniera sfalsata. Ma adesso dobbiamo, quindi una volta che ci siamo accertati di questo, infatti vedete qui avanzano 4 perline 11, 1, 2, 3, 4 da questa parte, queste rimangono libere, da questa parte rimarranno libere solo 3 perline 11, mi riferisco a queste diagonali, 1, 2, 3. Di qua 1, 2, 3, 4, escluse poi quelle superiori, non ci interessano. Adesso per facilitare il tutto vi ripeto, questo deve essere il cuore centrale più in basso, questo è il cuore laterale più in alto, ma noi adesso dobbiamo andarci a mettere nella posizione in cui dobbiamo aggiungere l'altro cuore qui e naturalmente lo dovremo mettere più in alto, no? Come abbiamo detto. Quindi da questo punto io vado a risalire in tutte queste perline che abbiamo qui dall'altra parte, tutte queste 11. Facciamo attenzione a non far impigliare il filo, tiriamo il filo. Arrivati a questo punto, che sarebbe appunto la parte più alta del cuoricino, qui intanto andiamo in quella accanto. Per spostarci dobbiamo sempre seguire un po' i meccanismi del brick stitch, quindi ci inseriamo qui e in quella accanto poi ci dobbiamo inserire verso l'alto, ma non è un problema perché poi comunque possiamo girare il lavoro se non ci troviamo comodi e se vogliamo procedere verso il basso. Quindi prendiamo l'altro cuoricino che abbiamo detto dobbiamo inserire non da questa qui, che è quella che sta proprio nella punta, ma
da questa sotto, che poi vedete è accanto alla 8 singola che abbiamo qui. Perché questo? Perché deve venire un po' più su, come d'altronde il cuoricino dall'altra parte a destra è già un po' più su. Quindi ci andiamo a inserire non qui, ma qui, dall'alto verso il basso. Attraversiamo anche la perlina sotto perché dobbiamo fare il passaggio a herringbone, che si fa così. Tiriamo il filo, così ci troveremo così. E dobbiamo andare sempre in quella che si trova alla destra di quella da cui stiamo uscendo. Stiamo uscendo qui e andiamo in quella che, avvicinando le parti, si trova appunto a destra. Poi tiriamo il filo, avviciniamo il tutto per vedere bene, ci troviamo così, andiamo in quella perlina da cui provenivamo, dall'alto verso il basso, e poi andiamo in quella successiva. Tiriamo il filo, qui il filo viene fuori da questa perlina, noi dobbiamo andare, vedete, in linea nella perlina accanto che si trova a destra. Poi andiamo nella perlina da cui provenivamo, a sinistra ma anche in quella sotto. Usciamo da questo punto, andiamo a destra e quindi in alto, e poi andiamo a sinistra e in quella sotto. Andiamo nella perlina a destra, che proprio si trova alla destra di quella da cui stiamo uscendo, poi rientriamo dall'alto verso il basso nella perlina da cui provenivamo e poi anche in quella sotto. Tiriamo il filo e poi andiamo, faccio vedere bene, in questa che sta alla sua destra e poi di nuovo in quella da cui provenivamo e in quella sotto, così, e poi andiamo in questa che si trova a destra e poi di nuovo in quella da cui provenivamo e in quella sotto, così. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. E adesso dobbiamo andare in quella che si trova a destra, qua sotto è nascosta, scusate, questa, vediamo bene, allarghiamo un po', vedete in questa non siamo entrati, e poi dobbiamo andare in quella da cui provenivamo, che è questa qui, ma adesso non dobbiamo più scendere perché abbiamo finito le coppie da fare, perché poi il cuore prende un'altra direzione, come ben sapete. Tiriamo il filo, un po' di pazienza ci vorrà, però poi avremo sistemato. E di nuovo qui abbiamo 3 che avanzano diagonalmente, 1, 2, 3 e 4 da questa parte, 1, 2, 3, 4 che avanzano diagonalmente. Come qui avevamo le 4, 1, 2, 3, 4 che avanzano diagonalmente e le 3, 1, 2, 3 che avanzano diagonalmente, cioè vuol dire che sono libere dall'accoppiamento a herringbone. D'altronde anche qui possiamo verificare di aver fatto tutto bene vedendo che si siano formate 8 coppie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, come abbiamo fatto dall'altra parte. Ora, proprio per fare la stessa procedura che abbiamo fatto dall'altro lato, e sia perché ci troviamo poi bene per magari continuare il lavoro, andiamo di nuovo in quella di destra, che però adesso per come ho posizionato il cuore si trova in realtà su questa perlina. Andiamo in questa sopra e risaliamo in tutte queste perline. Tiriamo il filo, andiamo ancora in quest'ultima però, e stiamo parlando della parte centrale, quindi questa è veramente l'ultima, non di questo cuoricino. Poi andiamo in questa accanto, che è quella sempre centrale, però dal basso verso l'alto perché dobbiamo rispettare i principi dell'herringbone. Andiamo in questa ancora accanto e poi andiamo in questa qui.
stiamo uscendo da questo punto, ma dobbiamo ancora andare oltre nell'altra perlina che si trova accanto, ma in questo caso, ecco, la attraversiamo così. Praticamente abbiamo attraversato sia questa che questa perlina, che sono le due di punta del cuore di destra. E da questo punto dobbiamo inserire 5 perline 11. Quindi le perline di punta del cuore di destra le attraversiamo entrambe. Prendiamo 5 11 e andiamo qui nel cuore di sinistra, proprio in questo modo, non importa che poi queste andranno a raddrizzarsi, le attraversiamo entrambe perché dovremo formare il gancetto di perline. Tiriamo il filo e ci troveremo così. Questa la attraversiamo così, questa che abbiamo sotto, poi questa la attraversiamo dal basso verso l'alto, questa invece dall'alto verso il basso e questa qui dal basso verso l'alto, e poi ripasseremo nelle due perline che abbiamo attraversato poco fa per fare il cappietto, perché dobbiamo ripassarlo il cappietto per farlo stare un po' più dritto. Piccolo gancino di perline a cui agganceremo poi tutto il resto. Attraversiamo queste due, tiriamo il filo, ecco che il cappietto si andrà a posizionare poi così, metteremo l'anellino, ma soprattutto adesso scendiamo giù magari in questa perlina e poi andiamo a fare il nodo. Intanto attraversiamo tutte le perline che abbiamo qui, anche se ci siamo già passati, e andiamo a fare il nodo in un determinato punto. Scusate per l'ago che adesso è davvero stremato, si è piegato. Così dovremo trovarci così. Proseguo ancora nel lavoro solo per fare il nodo insieme. Per esempio, una volta che siamo soddisfatti del gancino di perline, il nodo lo potremmo fare anche qui, inserendoci sotto col filo. Si forma un'asola, la attraversiamo e formeremo il primo nodo, facciamo il secondo nodo passando nell'asola e così via. Poi andiamo magari in questa perlina che abbiamo dopo, volendo potremmo continuare diagonalmente oppure invece risalire qui nelle 8, perché qua siamo in quella a fianco alla 8 e quindi risalire qua, però facciamo attenzione perché ecco potrebbe vedersi il filo, come qualche volta vi sta sembrando di vedere probabilmente il filo che avevo nascosto quando ho fatto i nodi e non l'ho nascosto bene. Io direi di tagliare, anche se per sicurezza potremmo tagliare buttandoci dal retro, così se rimane un pezzo di filino non si vede. Il retro si presenterà così, lo tagliamo così ed ecco la parte sottostante del nostro cuoricino. Bene, con il cuoricino a cui ho lasciato il filo lungo per effettuare poi l'assemblaggio con gli altri cuori, mi trovo ad uscire da questo punto, quindi vedete proprio dalla perlina che si trova in cima al cuore, naturalmente capovolto però. E quindi dobbiamo agganciare l'altro cuoricino e lo dovremo mettere proprio allineato, quindi per come ci troviamo, e quindi ci andremo a inserire nella perlina di punta del cuore dall'altra parte. E così facciamo, ma attraversiamo anche quella sottostante perché dobbiamo effettuare l'herringbone e così è più comodo. Quindi facciamo così e poi qui a sinistra entriamo nella perlina che sarebbe la seconda partendo dall'alto e che infatti si trova proprio in corrispondenza di quella da cui stiamo uscendo, e adesso lo vedremo nel momento in cui andremo a tirare il filo. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Faccio vedere bene che appunto saranno ben allineati. Però naturalmente noi adesso dobbiamo attraversare dall'alto verso il basso questa stessa perlina di destra e poi siccome dobbiamo continuare il lavoro attraversiamo anche quella sottostante. Così tiriamo il filo, andiamo qui, cosa abbiamo a sinistra? Abbiamo questa perlina qui che non abbiamo ancora attraversato, non abbiamo ancora agganciato, andiamo dal basso verso l'alto, rientriamo nella perlina da cui provenivamo, che naturalmente è quella che si trova subito a destra, e scendiamo però anche sotto. Poi di nuovo andiamo in questa invece che abbiamo a sinistra dal basso verso l'alto,
andiamo di nuovo in quella da cui provenivamo, ma attraversiamo anche quella appena sotto, così. Poi andiamo in quella che, vedete, tirando il filo controlliamo bene l'allineamento, andiamo in quella che si trova a sinistra, saliamo dal basso verso l'alto, così, e poi scendiamo di nuovo nella perlina da cui provenivamo e in quella sotto per proseguire il lavoro. E poi andiamo in quella che si trova in corrispondenza a sinistra e poi scendiamo di nuovo giù in questa di destra e in quella ancora sotto, perché dobbiamo fare l'ultimo aggancio, l'aggancio dell'ultima perlina. Infatti andiamo qui a sinistra e poi scendiamo qui a destra e avremo agganciato tutti questi passaggi, quindi i 2 cuoricini saranno agganciati. Naturalmente dobbiamo agganciare l'altro e lo facciamo tra un attimo. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Ecco qua, ci ritroveremo così. Avremo fatto, qui vediamo quante coppie abbiamo fatto di perline: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Benissimo. Quindi adesso dobbiamo fare in modo di trovarci nel punto in cui poi ripetere questo aggancio ma con l'altro cuore. Quindi io direi di andare qui in questa, diciamo, di nuovo nella perlina di sinistra e poi in tutte le altre che seguono, per andare ad uscire dalla perlina accanto a quella da cui proprio eravamo partiti. Nel caso in cui abbiate difficoltà ad attraversare queste 15, naturalmente passate nelle 11 e poi comunque vi disponete diagonalmente, sempre seguendo i principi dell'herringbone, eventualmente poi in quella di punta. Comunque io vedo che si passa e io lago numero 11, quindi non dovreste avere problemi. Abbiamo sistemato questa cosa. Siamo di nuovo nel punto di partenza, andiamo qui nella perlina di, come dire, di sinistra, che si trova ancora più a sinistra, tenendo così il lavoro. Prendiamo il terzo cuoricino. Qui in questo caso la differenza qual è? Che qui da destra stiamo scendendo verso il basso, perché così ci troviamo, e quindi in quella ovviamente corrispondente del cuoricino dall'altra parte, quella sempre di punta, ci andremo a inserire dal basso verso l'alto e ci troveremo così. E qui ci andiamo a inserire comunque nella perlina da cui eravamo partiti e in quella sottostante per proseguire il lavoro. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così, vi faccio vedere bene come ci troviamo. Poi naturalmente dobbiamo andare, quindi queste erano le prime che abbiamo accoppiato, ora accoppiamo le seconde, tra virgolette, quindi andiamo qui a sinistra e questa è della seconda riga, diciamo, e poi andiamo a destra e scendiamo giù. Scusate un attimo perché cambio lago e arrivo. Eccomi, e allora stiamo uscendo da questo punto, andiamo, vedete, prima riga, seconda riga, terza riga, quindi andiamo in quella che si trova qui a sinistra e andiamo poi in quella da cui eravamo partiti, dall'alto verso il basso, e attraversiamo anche quella che viene appena sotto, solo una sotto, così, ci ritroviamo così, andiamo in quella corrispondente che poi è la quarta riga qui a sinistra, andiamo di nuovo in quella di destra sempre della stessa riga e poi invece scendiamo giù nella quinta riga, ci troveremo così e andiamo ad agganciarci alla perlina della quinta riga ma a sinistra. Saliamo su, riscendiamo giù in quella da cui provenivamo e andiamo nella sesta riga per fare la sesta coppia, e infatti qui ci agganciamo con la perlina che si trova alla sinistra di quella da cui stiamo uscendo
e poi scendiamo giù in quella da cui provenivamo e in quella che viene subito dopo, e poi ancora risaliamo su in questa che poi è la settima coppia che stiamo facendo, quindi la settima perlina che abbiamo a sinistra, così, e poi naturalmente ripassiamo qui dentro nella perlina da cui provenivamo per agganciare meglio, e poi adesso dobbiamo posizionarci centralmente per agganciare il nostro perno, ma intanto tiriamo il filo e ci ritroviamo così. Stiamo uscendo da questo punto e vi ricordo che dobbiamo agganciare il perno in questo modo, che adesso vi farò vedere, ecco qui. E quindi nel caso in cui, ricordatevi, non abbiate trovato un perno comunque simile, un perno adattabile a questa situazione, potrete fare il cappietto qui su e mettere un normale perno, verrà un po' diverso l'orecchino ma starà bene comunque, e qui sotto fare un cappiettino col sistema che abbiamo utilizzato per i cuoricini grandi comunque. Io però procedo ad agganciare il perno e quindi che facciamo? Naturalmente mi devo posizionare in maniera simile, però prima voglio salire un po' per fermare meglio il lavoro di unione. Ecco, volendo potremmo ripassare se ce la facciamo, però facciamo attenzione a non rompere le perline, quelle che sono di misura 15. Quindi prendiamo il perno, naturalmente facciamo attenzione perché questa è la parte che andrà su, e poi dobbiamo fare un lavoro, diciamo, di cucito. Io, come vedete, ho fatto venire fuori il punto in cui c'è il forellino per poter inserire qui l'anellino, e così farò anche dall'altra parte. E allora dobbiamo fare il lavoro di cucito. Vi ricordate, l'abbiamo fatto un'altra volta questo lavoro quando abbiamo fatto gli orecchini arcade, e comunque i punti non si vedevano. Attraversiamo proprio, cuciamo proprio questo perno. Eventualmente ci inseriamo poi qui, riusciamo dal davanti, potremmo inserirci qui nelle perline, anche nelle 15, questa è del bordo, un pochino così, non facciamo impigliare il filo nel perno, così, ecco. Questo è l'importante, vedete, che coincida con la punta. Io vado qua accanto adesso, visto che ci sono, faccio così, mi aggancio prima quindi a sinistra del perno. In questa fase non è importante essere precisissimi, poi voi potreste avere un perno diverso, quindi dobbiamo procedere un po' così, tanto comunque l'importante è che poi non si veda dal davanti. Io vado in questa accanto, che è quella centrale del cuoricino centrale, così da agganciarlo qui bene. Poi vedrete che quando inizierà a stare fermo, intanto adesso invece mi infilo proprio nel corpo del cuoricino, così tento di farvi vedere bene, e poi riesco. Forse sono andata anche troppo giù, l'importante è che tentiamo, diciamo, di poi rinfilarci comunque in un punto vicino a quello da cui stiamo uscendo. Adesso mi infilerei qui nella 15 invece. Ora vediamo poi cosa succede. Questo però non deve accadere, non dobbiamo infilarci con il filo nel perno. Vedete, dal davanti comunque non si scorge il passaggio di cucitura che abbiamo fatto. Adesso però effettivamente sono entrata lì, ma entro anche nella 11 sotto. Sono entrata lì nella 15, ma entro nella 11 sotto per poi proprio inserirmi, vi faccio vedere da qui, inserirmi proprio all'interno del lavoro, così. Tra l'altro qui era il punto in cui c'era il nodo, quindi magari tirandolo all'interno si vedrà anche meno il nodo, mi auguro. Ovviamente dobbiamo tentare però di non far venire via l'effetto, diciamo, della bombatura del cuore, infatti non avviene. Ecco qui, possiamo procedere in questo modo. Un po' ci infiliamo nelle perline del bordo, un po' ci infiliamo nel lavoro proprio, diciamo nel cuoricino stesso, trafiggiamo questo cuore.
Infatti adesso vado proprio a inserirmi qui nel lavoro semplicemente, cioè tra, come dire, negli spazi tra le perline. Facciamo attenzione. Qui adesso vado proprio a inserirmi qui in mezzo, che poi questa è la congiunzione dei cuori. Voglio farvi vedere meglio. Stiamo uscendo per esempio da questo punto, ci infiliamo sotto, appena sotto. Dobbiamo seguire il contorno del nostro perno. Controlliamo che non si veda prima di procedere, perché casomai potremmo sfilare nel caso in cui facciamo qualche errore magari sul davanti. Tentiamo di mantenere sempre comunque dritto il lavoro, perché poi appunto il forellino deve coincidere con quello spazio che c'è tra i cuori. Io direi che mi trovo in una buona posizione adesso per passare in quest'altra parte, da quest'altra parte, e proseguo quindi a fissarlo da questa parte. Quindi quasi ci sono, vedete, ho quasi completato il giro. Così stringiamo e ci inseriamo anche da questa parte. Qui sto proprio attraversando il cuore, in realtà proprio la congiunzione dei cuori, e tuttavia non si vede dal davanti nessun pasticcio, perché il filo va a inserirsi negli spazi tra le perline. Io direi che adesso insomma ho abbastanza, vedete, comunque fissato bene, ma proseguo ancora un po' autonomamente e il forellino è andato proprio nella giusta posizione nel mio caso. Ripeto, eventualmente fate un cappietto sopra o fate un cappietto sotto se lo preferite, e io termino un po' e poi mettiamo solo gli anellini e abbiamo terminato. Questi orecchini un po' lunghi, lo ammetto, da realizzare. A tra poco. Ecco, abbiamo finalmente tutte le parti dei nostri orecchini. Prendiamo gli anellini, che vi ricordo sono un pochino più grandi del solito, comunque adesso li misuriamo così siamo più sicuri. Questi misurano, se non ricordo male, vediamo un attimo, sì, sono, allora il diametro è di 7-8 mm circa, sì, e quindi andiamo a prendere la parte inferiore qui del nostro lavoro, ci inseriamo qui e poi prendiamo la parte superiore del nostro orecchino e naturalmente ci andiamo a inserire così e chiudiamo. In questo caso faccio a mano, altrimenti con 2 pinze, ed ecco qui il nostro orecchino. Facciamo la stessa cosa per l'altro e avremo terminato. Ed ecco gli orecchini lovers finalmente terminati. Nel caso in cui abbiate avuto anche voi tutta questa pazienza per realizzarli, mi raccomando, taggatemi su Instagram e su Facebook, perché mi farebbe molto piacere vedere le vostre versioni e poi vi riposterei nelle mie stories. Intanto ci vediamo qui sul canale con la prossima idea, che poi alla fine saranno gli orecchini Lifeline. Vi ricordate, abbiamo deciso di chiamarli così anche perché molti di voi me l'hanno richiesti e io con piacere realizzo il tutorial la settimana prossima, salvo imprevisti. Quindi grazie ancora per il vostro sostegno e ci vediamo presto.